Salve a tutti, sono Leonardo Gallucci e voglio mostrarvi come si può suonare i giochi proibiti sulla chitarra 10 corde, semplificando l'esecuzione dei giochi proibiti. Sembra un'assurdità come la sto dicendo, però vi mostro come e in che modo. Allora, Giochi proibiti è uno dei brani più suonati, più eseguiti sulla chitarra, specialmente per chi sta studiando all'inizio e vuole imparare questo brano famosissimo. Una delle difficoltà principali in Giochi proibiti è l'uso del barré. Il barré è una delle tecniche per la mano sinistra, specie, ripeto, per chi sta studiando la chitarra, è difficile, no? Il fatto di premere con le dita, di ottenere il suono pulito senza farlo frustare, no? Ecco, per esempio, dobbiamo fare un passaggio in Giochi proibiti. Molto spesso non si riesce a far sentire perché ci vuole la giusta pressione, il dito deve essere messo in un certo modo. Vabbè, uno deve studiare questo sicuramente. Però grazie a questo strumento noi possiamo pensare di fare delle semplificazioni. In che modo? Allora, in questo accordo noi abbiamo un Si al basso, che è questa nota. Bene, io invece di utilizzare il barré intero posso ridurre il barré usando mezzo barré, addirittura a 2 corde, premendo qui col primo dito al settimo tasto, e utilizzare il Si basso. Quindi vedete, da questo io posso fare questo, quindi un suono anche più profondo, no? E semplifico notevolmente questo passaggio, quindi diventa... Allora, in questo modo noi riusciamo a operare una semplificazione, ma molti di voi diranno: ma come faccio ad arrivare col pollice qui? Beh, un consiglio che io do a chi vuole approcciare questo strumento così bello e meraviglioso, perché appunto abbiamo questa profondità sulle note basse, è quello di utilizzare le 6 corde così come stanno e inizialmente smontare le corde che non utilizziamo. Per esempio, se io smonto la settima corda, che è un Re, l'ottava corda, che è un Do, lascio la nona corda, che è un Si, e smonto anche la decima corda, che è un La basso, perché per suonare i giochi proibiti non mi servono. In questo modo io uso la chitarra normale come la conosco e aggiungo una sola corda per cominciare. E vediamo il risultato. Ecco, anche nel finale della prima parte c'è un accordo che usa il Si, che è questo. Però io posso utilizzare anche qui il Si basso per abbellire, anche per esercitarmi nell'apertura del pollice. Come suonerebbe il tutto? Sentiamo. Nella seconda parte dei giochi proibiti invece abbiamo anche delle difficoltà più evidenti per quanto riguarda l'uso del barré. Uno dei primi passaggi è questo, anzi è proprio il secondo passaggio. Io devo passare, vedete, da qui devo costruire il barré intero. Per costruirlo devo premere in questo modo. Posso operare una semplificazione e nello stesso tempo una licenza, diciamo, tolgo il Fa diesis e metto il Si basso. Mettendo il Si basso elimino il barré completamente. Quindi ottengo questo. Altro passaggio che comporta il barré è questo. Vedete, quando arriviamo qua, questo è proprio un Si, elimino completamente usando il Si basso e quindi niente barré, e proseguo nel modo tradizionale. Anche qui elimino il barré perché avrei questo da fare.
invece di suonare il barré con il Si metto il Si basso e quindi niente barré anche qui. Ci siamo, quindi uscirebbe questo. Il tutto suonerebbe in questo modo. Bene, spero che questo video torni utile a qualcuno e ecco, è un modo, come ripeto, per approcciare a questo strumento. Seguiranno altri esempi di brani che si possono arrangiare. Questo è un brano classico, ma è possibile chiaramente seguire anche degli accompagnamenti e anche musica pop, possiamo pensare di fare qualsiasi cosa. E l'uso dei bassi o dei bordoni, come venivano chiamati una volta, può diventare veramente utile, in taluni casi semplificare molto invece di complicare, ripeto, ma semplificare se questo strumento viene utilizzato in un certo modo. Grazie e alla prossima!